2季来了哦。今天特殊嘉宾是玛雅，我这个朋友，可能有人见过她在我的 ins story 上面。玛雅这个名字有点特别啊，因为她也是一个混血，她会跟我们讲她的故事。然后我们说了，她是一个专业化妆师，然后我们今天会给她问一些问题，了解一下她这个工作是什么样子哦。OK。Allora, cominciamo. Ti racconta la tua storia. Ok, allora io sono Maya e niente, sono nata in Marocco, a Casablanca, però ormai sono a Milano da sempre praticamente. E niente, ho deciso di intraprendere questa carriera da make-up artist nella mia vita. Ok, allora un sacco di persone immagino che ti chiederanno, ma perché hai proprio scelto questo mondo del make-up, della moda, del fashion, del beauty? Allora, no, ho deciso di intraprendere questa carriera perché secondo me interessava di più intraprendere un mondo più professionale piuttosto che intellettuale, quindi piuttosto che studiare, fare una laurea, avere una laurea in qualcosa, ho deciso di mettermi e piuttosto fare un lavoro più manuale, più artistico, no? Sì. Ok. Anche perché comunque mi piace molto l'arte, disegnare, quindi ho pensato che fosse esatto. Quindi ho pensato che fosse analoga la cosa e che fosse più interessante, assolutamente. Quali sono più o meno dei ricordi felici che ti hanno portato a questo lavoro? Oppure dei ricordi tristi, non so, qualcosa di bello che ti è successo durante il lavoro? Beh, in generale a me questo lavoro fa sempre piacere, cioè sono sempre contenta quando lavoro, mi piace interfacciarmi con persone sempre diverse, sempre nuove, e se la cosa non dovesse andare non la rivedrò mai più, è meglio così appunto. Cioè, esatto. Vabbè, fin lì di ricordi felici non ce ne sono stati. Ad esempio il mio primo lavoro, uno dei primi lavori che ho fatto è stato in uno studio molto professionale, cioè per me era una cosa importante comunque ritrovarmi in uno studio gigantesco, e questo lavoro poi è andato su Vogue un anno dopo, il che cioè, per me è stato molto importante. Certo, una soddisfazione perché è uno dei primi lavori ed è un'esperienza che mi è rimasta nel cuore. Ecco. Poi io invece qui vedo un sacco di cose, voglio sempre toccare, non ho mai sotto mano così tante cose. Ecco, ed è meglio così, tra virgolette. Qual è secondo te il tuo trucco per avere un make-up migliore? Il tuo segreto? Sveliamo i tuoi segreti. Allora, il segreto, cioè secondo me, è che ognuno deve valorizzare il proprio viso, le proprie qualità. Ad esempio io ho una faccia quadrata e quindi tendo a valorizzare magari le forme un po' più spigolose del mio viso. Ad esempio tu hai una faccia completamente diversa e quindi andrebbe fatto un altro tipo di lavoro. Sì, però tipo io, cioè che non ne so niente di queste cose, quando io mi devo truccare, cioè io faccio un po' a caso, quindi secondo me questa cosa è molto importante, quello che hai detto, di guardare il proprio viso. Oggi quello che devi fare in cosa consiste? Siccome in questo periodo c'è questo cantante, perché comunque è uno stile molto come dire, vintage della musica cinese, la tua reference per questo make-up è questo. È questo. Ottimo. Ci proviamo. Facciamo, iniziamo a fare questo make-up. Ok, allora, di base io ho preso un pennello. Step number one. Ok, step number one. Devo prendere un pettinino per pettinarti le sopracciglia, no? Ok. Perché in realtà adesso stiamo facendo un trucco beauty comunque perché è quasi impossibile comunque renderlo asiatico senza i tratti asiatici, no? Ovviamente. Ok, adesso iniziamo a fare un po' di coprenza dei difetti, occhiaie, magari qualche... Non ci sono difetti. No, è vero. Però facciamo finta di sì, no? Ma e invece qualche storia divertente che ci sono nel tuo lavoro? Tipo andare sotto i ponti? Sotto i ponti a lavorare. Degli shooting magari, come dico, estivi, cioè l'inverno ti devono essere mezze nude, fa freddissimo, piuttosto che, esatto, una ragazza che è dovuta entrare nell'acqua del parco Lampro, capito? Cioè...
sfruttato, nel senso che o lavori per un'agenzia o lavori anche magari come freelancer. Se lavori con un'agenzia molto spesso sono loro a prendersi i tuoi guadagni, e quindi c'è molti ragazzini che vengono da magari paesini della Russia piuttosto che eccetera, vengono molto molto sfruttati. Però cioè, se tu hai comunque un nome o una nomina abbastanza famosa, ecco, cioè a prescindere riesci a lavorare bene così.像吗？L'abbiamo invecchiato, abbiamo solo migliorato quello che lui già aveva, abbiamo corretto i difetti che non aveva. Ok, cominciamo.真气像草原广阔，层层风雨不能阻隔，总有云开日出时候，万丈阳光照耀你我。真情像梅花开过，冷冷冰雪不能淹没，就在最冷枝头绽放，看见春天走向你我。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。一剑寒梅，傲立雪中，只为一人飘香。爱我所爱，无怨无悔，此情长留心间。好的，今天的视频就结束了。如果大家喜欢这种视频，请在下面留言告诉我一声。我是阿雷，他是玛雅，ciao。